Ciao ragazzi, oggi parliamo di Gary Stridham, un atleta che negli anni '80 si proponeva come la speranza bianca, in grado di spezzare il dominio di Lee Haney. Arrivato negli States dal Sudafrica con $1000 e un sogno nel cassetto, Gary ha dimostrato che, con determinazione, duro lavoro e un pizzico di fortuna, si possono fare meraviglie, ottenendo risultati eccellenti. Famoso per l'ottima condizione che ha sempre portato sul palco, da promessa IFBB a campione di riferimento nella WBF ad imprenditore, la sua è stata un'evoluzione continua, fedele ad una sola filosofia, lo stile di vita del bodybuilding. Un approccio che lo ha premiato, regalandogli oltretutto una longevità atletica rimarchevole, testimoniata dal suo ritorno sui palchi di gara nel 2006, quando a 46 anni si presentò in una delle forme migliori della sua vita, superando parecchi atleti che avevano 20 anni meno di lui. Un percorso dal quale possiamo cogliere diversi spunti positivi, tra cui passione, disciplina, duro lavoro, ma anche relax, divertimento e il coraggio di decidere di fare della propria vita quello che si vuole, che non mi sembra poco. Enjoy! Gary Stridham nasce in Sudafrica il 18 settembre 1960. Sin da ragazzo è sportivo, determinato, ambizioso e competitivo ed eccelle in diversi sport, quali il rugby, il nuoto e l'atletica leggera. Anche durante il servizio di leva si fa valere e ottiene il grado di sergente. Racconta che al termine dei 2 anni di naia canonici in Sudafrica firmò per restare altri 2 anni nell'esercito, specializzandosi come tecnico dei radar. Un periodo che ricorda come duro, ma anche una importante scuola di vita, che gli ha inculcato il valore della disciplina. È proprio mentre presta servizio nei militari che per mantenersi in forma comincia ad allenarsi in palestra e sulle riviste di settore scopre atleti come Arnold e tutti i campioni della Golden Era, personaggi che nella mente del giovane Gary creano un mix di entusiasmo, sogni e fantasie e lo ispirano a seguire le loro tracce. In breve, Gary decide cosa vuole fare della sua vita. Vuole diventare un campione di bodybuilding. Ma c'è un problema. Il mondo del bodybuilding, esaltato sulle riviste, si sviluppa negli Stati Uniti, non in Sudafrica. E Gary capisce presto che, per inseguire i suoi sogni, deve andare in America. Così, nel 1982, a 22 anni, Gary fa il grande salto e si trasferisce negli States. Partito con un biglietto di sola andata, $1000, il sogno di diventare un grande campione e con una meta non chiarissima, si stabilirà a Key West, in Florida. Gli inizi non sono facili per Gary, che deve arrabattarsi con lavori occasionali, ma con pazienza e determinazione, piano piano, riesce a trovare una stabilità e, avendo obiettivi ben chiari, struttura la sua vita intorno al lavoro e all'allenamento per prepararsi alle gare e comincia la sua scalata ai massimi titoli. La sua determinazione è ferrea e il suo piano funziona a meraviglia. Esordisce sul palco nel 1983 al campionato NPC della Florida Junior, dove vince sia la categoria pesi massimi che il titolo assoluto. Un inizio entusiasmante che conferma l'anno seguente, nel 1984, ottenendo il primo posto fra i pesi massimi ai campionati NPC USA. Il suo potenziale è evidente e Gary insegue la Pro Card, per ottenere la quale deve vincere i campionati nazionali NPC. Nel 1986, durante la preparazione per gli NPC Nationals, apprende che per partecipare ha bisogno della cittadinanza americana. Gary è ottimista e non si scoraggia, fa richiesta di cittadinanza e continua la sua preparazione per la gara. Otterrà la cittadinanza giusto una settimana prima del concorso e agli NPC National del 1986 Gary corona il suo sogno, vincendo sia la categoria pesi massimi che il titolo assoluto, superando atleti del calibro di Matt Mendenhall, Mike Quinn e Rory Liddellmeyer e conquistando la Pro Card. In breve diventa l'astro emergente della IFBB, si trasferisce in California e debutta sul circuito pro nel 1987, con una splendida vittoria alla Notte dei Campioni. Esordisce sul palco del Mister Olympia nel 1988, dove, presentatosi in gara con un peso sui 104 kg per un'altezza di 1,85 m, ottiene un rispettabile quinto posto, dietro a Lee Haney, Rich Gaspari, Barry DeMay e Lila Brada. Tra il 1989 e il 1990 parteciperà a 15 gare, entrando sempre fra i primi 4, con ben 13 podi e 3 vittorie. Ma mentre Gary lavora per scalare le classifiche della IFBB, arriva la grande offerta di Vince McMahon, che gli offre un contratto estremamente lucrativo e lo porta a gareggiare nella neonata WBF, federazione nella quale
Gary sarà il campione assoluto, vincendo per ben 2 volte i campionati WBF sia nel 1991 che nel 1992. Ma la WBF ha vita breve, chiude nel 1992 e Gary decide di ritirarsi dalle competizioni, concentrando la sua attenzione sul suo business, il suo brand di abbigliamento, la Crazy Wear e altre attività imprenditoriali. Ma anche senza gareggiare, avendo lo stile di vita del bodybuilding nel sangue, continua ad allenarsi e si mantiene in ottima forma, pronto a rientrare in gara alla prima occasione. Ritorna sul palco del circuito IFBB nel 1996, ottenendo un insoddisfacente 12° posto alla Notte dei Campioni. Ma non è finita, non molla e nel 2006, a 46 anni, è protagonista di un ritorno eroico. Si presenta sul palco del Colorado Pro dove, ad oltre 110 kg e nella forma migliore della sua trentennale carriera agonistica, ottiene un prestigioso 7° posto, superando parecchi atleti di 20 anni più giovani di lui e dimostrando che il bodybuilding può essere un'attività longeva se la si affronta in modo corretto. Ma la vita ha sempre in serbo periodi difficili e dopo il doloroso divorzio dalla moglie Alice, nel 2008 Gary decide di trasferirsi in Thailandia, dove inizia una nuova vita con ritmi più consoni alla sua indole. Oggi, a 64 anni, Gary continua a mantenersi in forma e rimane vicino al mondo del fitness e del bodybuilding, come coach, personal trainer e attraverso diverse attività imprenditoriali, fra le quali ricordiamo diversi brand di abbigliamento e integratori alimentari che si sono avvicendati negli anni. Come molti altri campioni della sua epoca, Gary non aveva un allenatore, ma ha imparato ad allenarsi per tentativi ed errori, provando su se stesso diversi metodi e tecniche di allenamento, in modo da selezionare gli approcci che gli davano risultati positivi e scartare quelli che si rivelavano una perdita di tempo ed energia, quando non erano addirittura controproducenti. E ritiene che il vero segreto nel bodybuilding sia quello di conoscere se stessi, scegliere gli esercizi più appropriati per il proprio fisico e i propri obiettivi e adottare una varietà di stimoli per evitare di stallare ed ottenere sempre risultati positivi dai propri allenamenti. A sostegno della sua filosofia, negli anni ha sviluppato un proprio metodo, basato su un approccio a 3 livelli, nel quale per ogni gruppo muscolare a rotazione alterna un giorno pesante, un giorno medio-leggero e un giorno ad alta intensità. Nel giorno pesante Gary fa 12-15 serie da 5-8 ripetizioni per gruppo muscolare, utilizzando carichi elevati negli esercizi con lunghe pause di riposo tra le serie. Questo giorno è dedicato alla forza e all'ipertrofia miofibrillare. Nel giorno medio-leggero Gary cambia schema, eseguendo ben 20-30 serie da 12-15 ripetizioni per gruppo muscolare, con brevi pause fra le serie, in modo da eseguire un elevato volume di lavoro, cercando il massimo pump per favorire l'ipertrofia sarcoplasmatica. Nel giorno ad alta intensità, Gary fa solo 1, massimo 2 esercizi per gruppo muscolare, per 3-4 serie da 12-15 ripetizioni tirate al limite, con tecniche come rest pause e drop sets. Qui il focus è sul produrre il massimo stimolo muscolare nel minor tempo possibile, sulla linea dei sistemi ad alta intensità come l'heavy duty di Mike Mentzer. All'apice della sua carriera si allenava 2 volte al giorno, 6 giorni a settimana, facendo ampio uso di esercizi multiarticolari come distensioni su panca, squat e rematore. Famoso per l'impressionante sviluppo dei deltoidi, Gary suggerisce di non esagerare col volume di allenamento e i carichi per questo gruppo muscolare, che riceve molte sollecitazioni indirette durante l'allenamento del petto e del dorso, e ritiene che 10 serie da 8-12 ripetizioni siano sufficienti per sviluppare le spalle al meglio. Una sua tipica routine consisteva di 3 esercizi. Esercizio 1, lento dietro la nuca, 4 serie da 8-10 ripetizioni. Esercizio 2, alzate laterali con manubri, 3 serie da 10-12 ripetizioni. E infine, esercizio 3, alzate laterali con manubri a busto flesso, 3 serie da 10-12 ripetizioni. Anche sul piano alimentare, la routine di Gary era estremamente semplice, strutturata e consistente, supportato dalla moglie Alice, anche se esperta di nutrizione. Dotato di un metabolismo molto veloce, la sua dieta tipo consisteva nel mangiare 6-7 pasti al giorno, nutrendosi ogni 3 ore, con un pasto basato su una fonte di proteine che poteva variare da 3-5 petti di pollo a 400 g di carne di manzo magro a 10 albumi d'uovo con 2 tuorli, una piccola porzione di verdure come broccoli, asparagi e fagiolini, un po' di frutta e un'abbondante porzione di carboidrati complessi, solitamente riso, patate al forno o couscous.
In pratica la classica dieta da bodybuilder, basata su riso e pollo con qualche variazione. E Gary rimarca che mangiava le stesse cose sia nel periodo lontano dalle competizioni, sia in preparazione per le gare, variando solo le quantità in funzione degli obiettivi del momento. Iniziava la dieta pre-gara 6-8 mesi prima della competizione, in modo da ridurre il grasso sottocutaneo progressivamente, con un deficit calorico moderato, un approccio che rendeva la preparazione pre-gara molto più sostenibile ed efficace, permettendo di correggere il tiro nel caso le cose non stessero funzionando come desiderato. Riassumendo, Gary Stridham è stato un atleta molto discusso negli anni 80-90. Dai sogni del ragazzo che intendeva seguire le orme di Arnold Schwarzenegger, a Speranza Bianca che si proponeva di insidiare il trono di Lee Haney, a campione assoluto della WBF con un lucrativo contratto, ad imprenditore, alla nuova vita in Thailandia, l'evoluzione è stata continua, con un'unica costante, lo stile di vita del bodybuilding. E seppur passato attraverso gli inevitabili alti e bassi a cui la vita ci sottopone, Gary rimane ancora oggi un'ispirazione per tanti appassionati, dimostrando coi fatti la sua filosofia, secondo la quale il bodybuilding non dovrebbe accorciare la vita degli atleti, ma anzi migliorarla ed estenderla, così come dovrebbe essere. Ciao, alla prossima!